Buongiorno ragazzi, oggi siamo arrivati al sabato del raduno all'ombra della torre qui in Toscana. Come appuntamento oggi andremo a visitare una cantina dove si stagiona il formaggio. Siamo quasi tutti pronti, i ragazzi sono lì alle mie spalle, pronti per partire. Il tour leader ci darà poi il segnale della partenza. Ragazzi, come al solito io vi invito a iscrivervi al mio canale. Come fare è semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. E molti di voi seguono i miei video ma non sono iscritti, fatelo. A voi non costa assolutamente nulla iscriversi e grazie alla vostra iscrizione mi date una grossissima mano a portare avanti questo progetto. Bene ragazzi, pronti per questa nuova avventura? E allora sigla! Abbiamo lasciato il museo della Piaggio dove abbiamo visto dei modelli veramente meravigliosi, unici nel loro genere. Abbiamo percorso la storia del motociclismo italiano, quindi dalla Piaggio al Moto Guzzi, all'Aprilia, Gilera. È stato un percorso entusiasmante, una visita molto bella. Siamo arrivati al caseificio Busti e siamo dove siamo? Acciaiolo Fauglia. Provincia di Pisa, sempre a Pisa. Cosa faremo adesso? Andremo a visitare lo stabilimento, o meglio il caseificio, e poi anche A mangiare. e poi qua si mangia ragazzi. Ma vedremo anche qualche formaggio particolare? Certo, qui produciamo pecorino toscano DOP in prevalenza e poi facciamo tanti pecorini particolari, facciamo pecorino col pistacchio di Bronte, al tartufo di San Miniato. Bronte, io sono di Catania. Noi solo Bronte. Ragazzi, se lo dice la signora, poi io sono siciliano, poi vado a controllare, Poi ve lo dico. controlli e ce lo dice. Ok, bene ragazzi, ci avviamo e vi faccio vedere come è fatto il caseificio. Come qualsiasi caseificio che si rispetti, noi dobbiamo toglierci l'abito che abbiamo, dobbiamo metterci una copertura in plastica, ci dobbiamo coprire i capelli per chi ce li ha e poi anche i calzari, che sono questi blu. Quindi adesso ci andiamo a cambiare, ci vestiamo e andiamo dentro il caseificio. Ci siamo messi addosso queste cose ovviamente per un discorso igienico. E adesso entreremo all'interno del caseificio e ci mostreranno tutte le varie fasi di lavorazione del formaggio. Siamo con Stefano Busti, che è il titolare del caseificio Busti. Stefano, la famiglia Busti da quanto tempo si occupa del formaggio, della creazione di questa opera d'arte? Diciamo da sempre, perché i miei nonni facevano la transumanza con le pecore dall'Appennino tosco-emiliano alle colline pisane e quindi erano allevatori ma producevano formaggio e quindi vendevano già a quel tempo quello che producevano ai piccoli negozi, al mercato. Poi nel 1955 babbo 17enne, intraprendente, voleva crescere e da lì mio nonno insieme a mio babbo decisero di vendere il gregge e dedicarsi esclusivamente all'attività di trasformazione, prendendo in affitto qui a 1 chilometro da qua, a Pian di Laura, un piccolo caseificio che era della sorella di mio nonno, della mia zia Almeda. Sono stati lì 7 anni, fino a che nel 62 acquistarono qui ad Acciaiolo un terreno e costruirono un piccolo caseificio
con annesso anche l'allevamento dei maiali, perché da buoni garfagnini si faceva il formaggio e non si buttava via niente, col siero si alimentava i suini. E l'ubicazione dell'acciaiolo è stata scelta proprio perché era vicina alla stazione, quindi avevamo la ferrovia dove si ricevevano le merci, ma principalmente si andava con l'apino, col solito apino che si andava a fare con le bombole del latte, il giro del latte, ci si andava anche alle 5 a spedire il formaggio alla ricotta ai clienti già a quel tempo un po' in mezza Italia, principalmente al nord. Ma raccontaci come avviene tutto il procedimento del latte. Siamo stati giù nel caseificio e ci hai fatto vedere tutti i vari passaggi. I vari passaggi che chiaramente curiamo tutta la filiera. Noi abbiamo i mezzi nostri di proprietà, quindi siamo 130 dipendenti proprio perché non appartiamo niente, non ci fidiamo di nessuno, fra virgolette. Vogliamo controllare, quindi avere la qualità dei nostri prodotti già partendo dalla materia prima. Quindi tutti i mezzi di nostra raccolta con i nostri dipendenti, con i GPS dove si traccia tutta la materia prima. Cioè il pecorino toscano DOP è tutto tracciato, il Pienza è tutto latte di Pienza, il Siena, quindi diamo già un'impronta ai nostri formaggi andando a selezionare le varie biodiversità che ci sono sparse in tutta Italia, che noi siamo nel paese con le più grandi biodiversità. Poi dopo i casari che avete visto, lì fanno un'altra partita molto importante, lì si gioca una partita di come fare il formaggio, se fresco, stagionato, semistagionato, con i fermenti termofili, mesofili, e quindi lì si dà un'impronta non solo con il latte ma anche proprio con la tecnologia di produzione. Si utilizza il caglio vegetale per la linea biologica a caglio vegetale per i vegetariani, si utilizza il caglio animale per fare i formaggi più stagionati, quindi si apre un mondo, come avete visto, che in un'ora non si riesce a descriverlo tutto, però mi fa molto piacere che siate qua perché quantomeno anche un passaggio veloce, ma vi siete resi conto di tutto il lavoro che c'è dietro a un pezzetto di formaggio. Cioè c'è il lavoro di 365 giorni all'anno, a partire dai nostri allevatori e i nostri ragazzi, perché il processo produttivo volutamente l'ho voluto lasciare legato alla tradizione e all'artigianalità. Avete visto tantissime persone che lavorano manualmente e quindi devono essere formate per riuscire poi a portare sulle nostre tavole un prodotto veramente di qualità e quindi artigianale, nonostante le dimensioni attualmente siano di quasi un'industria, ma come avete visto la mia scommessa era quello di riprodurre tutto quello che faceva mio nonno in maniera artigianale in un ambiente dove il processo era intatto, però andasse incontro alle certificazioni, alla sicurezza alimentare, alle esportazioni, e quindi ora stiamo dietro al discorso della sostenibilità ambientale e quindi, come avete visto, è 11 anni che confezioniamo la ricotta per avere un risparmio nell'utilizzo della plastica. Insomma, tutte quelle cose che oggi sono indispensabili quando noi facciamo una scelta da consumatori per fare veramente un gesto che vada incontro al bene del pianeta. Qual è il prodotto top della famiglia Busti? Questa è una domanda che non posso rispondere perché sono tutte creature mie e quindi non posso dire c'è uno che gli voglio più bene e uno meno bene. Top diciamo di vendita, pecorino toscano DOP, e allora in chili il primo prodotto più venduto dell'azienda è la ricotta di pecora. Poi viene il pecorino toscano DOP e al quarto posto abbiamo il pecorino con pistacchi che trovate nel buffet di Bronte, perché anche lì la scelta di utilizzare sale di Volterra, cioè tutti quegli ingredienti più vicini a noi e per valorizzare la filiera Italia, perché comprarlo all'estero risparmierei qualche centinaia di migliaia di euro fra tartufi, pistacchi, pesto e tutti gli ingredientisti che vanno all'interno dei nostri formaggi aromatizzati. Però poi non facciamo lavorare un'azienda in Italia, non creiamo un posto di lavoro, ma più che altro la qualità italiana è impagabile e francamente è quello non che, la possono copiare. È quello che ti piace di più, cioè quello che mangi volentieri? Quello che mangio volentieri? La casciotta mista mucche e pecora, o il marzolino misto che avete visto fare in produzione. Bene, io ringrazio Stefano per la sua gentilezza e per la sua visita. Ragazzi, noi adesso addenteremo il buffet offerto dalla famiglia Busti. Ragazzi, a dopo.
siamo spostati a Casciana Terme Lari, dove la famiglia Busti fa stagionare il suo formaggio, un suo formaggio particolare, che è il formaggio 3 Latti. Lo fa stagionare all'interno di una grotta che è stata scoperta qualche anno fa. E piano piano, appena i colleghi bikers fanno un po' di strada, entriamo all'interno della grotta e la andiamo a visitare. Loro cantano perché, loro cantano perché stanno bevendo, e allora mi aggrego anche a loro a bere qualcosina. Siamo entrati all'interno della grotta dove viene stagionato il formaggio Special Edition 3 Latti. Prodotto ovviamente dalla famiglia Busti. All'interno della grotta si sente tantissimo l'odore piacevole del formaggio stagionato. Vi invito a venire qui a visitare questa grotta, assaggiare i prodotti della famiglia Busti che meritano veramente tanto. Poi questa grotta è veramente stupenda, è meravigliosa. Sicuramente quando è stata scoperta, chi la utilizzava prima della famiglia Busti sicuramente faceva degli ottimi salumi, degli ottimi formaggi, così come adesso sta facendo la famiglia Busti. Finisce con l'antica grotta di stagionatura della famiglia Busti, dove viene stagionato il formaggio 3 Latti, qui a Cascina Terme Lara, sempre in provincia di Pisa. E questo viaggio non ci ha lasciato soltanto la pancia piena, ma ci lascia sicuramente un'emozione culinaria non da poco. I formaggi sono veramente ottimi, gustosi, una pasta, sia pasta morbida che a pasta un po' più stagionata, in base al tipo di formaggio che voi andrete ad assaggiare. Bene, io concludo questo video ricordandovi sempre di iscrivervi al mio canale. Come fare? È semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like e se vi va condividete questo video con i vostri amici nei vostri social. Bene ragazzi, come disse il buon Nico Cireghini, casco in testa e ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi, al prossimo video.